Benvenuti, buona domenica, bentornati nella nostra stanza degli orologi per questa nuova puntata di Build the Collection, ovvero il nostro format con il quale il nostro amico dalle terre di Calabria, Rosario, benvenuto Ciao Rosario, ragazzi, ciao, buona domenica. ci fa costruire una collezione con un budget a scelta. Ogni volta naturalmente abbiamo un budget diverso. Questa volta però il budget l'ho scelto io. Rosario è molto dispiaciuto per questa cosa perché ho scelto 1.000 euro di budget per costruire un'intera collezione e Rosario insomma è un po' in difficoltà. Prima però di continuare e prima di sentire gli improperi di Rosario dobbiamo lanciare la sigla e torniamo qui fra qualche secondo. Iniziamo. Insomma, nuova puntata del nostro format Build Collection, un budget di 1.000 euro. Ross, che cosa ci hai preparato per questa puntata? No Ale, non sono pronto, vai tu. Io davvero ragazzi ho avuto veramente tanta difficoltà perché se tu mi dicessi puoi comprare un orologio con 1000 euro, come ho detto prima quando eravamo nel backstage, ti dicevo no, ti avrei detto Nomos Club e E stai basta. tranquillo proprio e basta. Però Però se dobbiamo proprio fare vogliamo una... parlare di collezione, Eh, ci ho pensato tantissimo. Non volevo ah, parlare del solito tantissimo, tantissimo quanto ci hai pensato? 3 ore da quando mi hai detto che avremmo dovuto 3 farla con ore. 1000 euro. Eh sì, ti giuro, perché veramente costruire una collezione, io almeno più di 3 orologi li vorrei sempre avere in una collezione, no? Eh, Veramente mi è venuto complicato, no, ma per un mio problema, perché io non li conosco, no, non per qualcosa, cioè non mi sono mai interessato di orologi in quella determinata fascia, nonostante alcuni li abbia pure, però non sei volevo un ripetermi sempre. classista, Ross. Sei un No, non sono un classista. classista, è che non volevo inserire il solito Tissot PRX e il tipico E finisce la vintage storia. elegante, perché era troppo banale. E quindi mi sto cervellando cercando di trovare qualcosa che possa piacere. Quindi se tu riesci a iniziare, magari mi dai qualche consiglio in più. Vai Sì, Ale. io in realtà inizio e concentro la collezione soprattutto sul vintage e premetto subito per chi si lamenterà nei commenti che per collezionare vintage bisogna conoscerlo, rispondo di sì. Il vintage bisogna conoscerlo e come abbiamo sempre fatto e come hanno fatto sempre i collezionisti negli ultimi 100 anni, si studia, si approfondisce, ci si confronta con gli esperti, si va nei mercatini, si parla, insomma, ci si confronta tra appassionati, si impara a conoscere il vintage tanto poi da poterlo anche comprare. Altrimenti andiamo in negozio, abbiamo la pappa pronta, però la passione per l'orologeria secondo me è anche altro. Quindi il vintage è ostico, è un problema, può diventare un problema, ma si studia, insomma, come tutto il resto. Però c'ho anche l'alternativa nuova, anche perché magari il vintage alcune volte si presta poco a un utilizzo quotidiano, è un po' più difficile da utilizzare, però c'è anche da dire che il vintage rispetto magari al modello appena fatto, al modello nuovo, è anche qualcosa che più si avvicina alla passione per gli orologi, qualcosa da raccontare, qualcosa che magari ti chiedono, no? E in maniera tale da destare anche la curiosità, e io lo inizierei a fare con uno Zodiac Astrographic Mystery Dial. È un orologio molto particolare, è un orologio che io credo conoscono un po' tutti, non ha le sfere perché in realtà sono disegnate su dei dischi trasparenti, no? Che quindi girano semplicemente, il cui fulcro è il logo di Zodiac al centro del quadrante. Insomma, non è certamente magia, ma appunto sono dei cerchi trasparenti. Però questo è un orologino che nei mercatini in buone condizioni si trova attorno ai 300 euro. Questo qui in particolare su Crono, che non ci paga, è semplicemente un riferimento che utilizziamo, permette anche di proporre il prezzo, quindi secondo me con 300 euro un Mystery Dial si prende abbastanza facilmente e si mette in collezione qualcosa che secondo me è molto importante da un punto di vista collezionistico. Quindi primo orologio, 300 euro, Mystery Dial di Zodiac. Bello Ale, è un classico misterioso, no?
Ci sono anche Sì, il alcuni misterioso. eleganti carini con i diamanti al posto degli indici che sono davvero molto, molto interessanti. Fanno molto anni 50, 60, però mi piacciono Sì, particolarmente. Questo molto, qui, sì, questo qui molto in anni particolare 60. penso sia un po', questo è più anni 60, però quelli che non mi ricordo se era un Movado, quello che ricordo io, non mi ricordo qual era, che appunto al posto degli indici dei diamantini era una chicca secondo me. Poi Sì. Ale, cosa ci vuoi fare vedere? Perché oggi mi sa che mi sto zitto. No, no, è il tuo turno, è il tuo turno. No, Escitene anche soltanto con un orologio, fai la tua figuraccia oggi e la finiamo subito. no, non No, posso vai, farlo. L'alternativa ce l'ho. vai. Allora, ti presento il mio elegante, perché per me l'elegante Ok, non può mancare. ci sta. Vado di Omega Vintage, sui 500 € si trova tanta roba, in questo caso l'ho scelto manuale, in oro. Ehm, diciamo che è un must have secondo me, Questo si può trovare. è Sì, sì, è placcato oro placcato. Sì, naturalmente. sì, questo qua è placcato oro. Ovviamente si trovano in diverse condizioni, poi bisogna studiare il pezzo specifico. Io andrei su un 34 millimetri per quello che è il mio polso, ma magari per chi ha un polso un po' più dimensioni più grandi, su un 36 potrebbe anche andare bene. Così l'elegante ce lo siamo tolti. Ora vorrei trovare un everyday. Magari mentre tu parli mi viene qualche idea. Allora, il grande Ah, classico elegante hai fatto bene a sceglierlo, anche perché in una collezione da 1.000 € non è che ci sia poi chissà quanta scelta, anche se andando a pescare tra i vari Seiko, i vari Citizen, tra i vari vintage, anche Doxa per esempio, Sicura, sì. si trova tanto, però è anche vero che noi ci siamo dati il budget appunto 3 ore fa, un minimo di, no, per ragionarci anche lì. Io anche ho messo un elegante, però ho cercato di fare una scelta un po' più oculata, più per esperienza che per gusti, perché per gusti prenderei un Omeghino vintage da 800 €, magari tutto oro, ma lì il gioco finisce troppo presto. Però per esperienza sono andato su Zenith, perché Zenith tra gli eleganti e tra anche i famosi cioccolatini, no? Gli orologini quadrati, soprattutto Anche gli vintage, stellina, no? anche gli Stellina consente di comprare con meno di 500 €. In questo caso ne ho trovato uno da 300 € anche trattabile. È un orologino da 37 mm, se non ricordo male, degli anni 60, che probabilmente si compra in un mercatino anche per meno di 300 €, magari anche 200 €. Io però lo lascio a 300 € per il gioco di oggi, e con il misterioso di Zodiac arrivo a 600 € per il momento, però secondo me può essere un'ottima alternativa ai più blasonati no, non sono più blasonati in realtà, ai più costosi Omega e Longines vintage, perché Zenith sul mondo degli anni 60 secondo me è ancora poco compresa, quindi per me come elegante ci metto questo qui, uno di questi insomma, ripeto, queste sono reference, prendetele per quello che Sì, sì, sì. sono. E questo bello Zenith, anche Zenith elegante. col quadrante nero mi piace molto, ma è un matte dial perché vedevo gli indici dorati, quindi potrebbe anche Io, essere, magari sai, si trova la chicca. No, io no, no, non credo in sono realtà che applicati. No, 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 sia no. un glossy semplice, Sì, insomma. sì, un glossy semplice. No, vedendo gli indici dorati, appunto, ho immaginato, magari sai, si trovano anche le chicche, perché in questi prezzi qui si possono anche trovare qualcosa di particolare. Dai Ale, dimmi tu l'ultimo, così io nel frattempo mi riservo la possibilità di pensarci ancora. No, io non ho l'ultimo, io ne ho ancora 3, di cui uno però è un bonus, ok? Quindi un'alternativa. Come Ok. terzo orologio però, che rientra tranquillamente nel budget, siamo arrivati a 600 €, ne ho altri 150 in questo caso da spendere per un Seagull 1963. È un orologio particolare, questo è una riedizione, è la riedizione del 1963 originale con all'interno in questo caso un movimento Seagull che è un cronografo meccanico naturalmente, manuale, e che praticamente proviene da quella che è stata Venus,
negli anni 60, perché in pratica Seagull ha comprato dei macchinari reference, anche loro, questa parola oggi, hanno comprato dei macchinari che hanno poi replicato, ed è il motivo per cui il Seagull in realtà è un calibro molto bello, sebbene oggi sia, diciamo, molto economico e anche poco rifinito. Però è un calibro molto bello. Tra l'altro è lo stesso Seagull che montavano poi, come sappiamo, gli HTD, cronografi di HTD prima serie, e che insomma vedremo in qualche loro evoluzione, basta, non di 4. Però ecco, con 150 euro, forse anche meno in realtà, non il vintage, ma si prende una riedizione e arriviamo a 750 euro. E per il momento, se permetti, ho un pezzo di storia, un elegante blasonato, un cronografo storico e sicuramente molto curioso per gli appassionati, e non ho ancora raggiunto i 1000 euro, anzi in realtà me ne mancano 250, e con 250 euro si possono ancora fare tante cose. Ale, mi hai battuto, non ho che Mi hai dire. Cioè, battuto. questa volta mi hai battuto, sono sconfitto. Eh, sono un po' competitivo, ma questa volta non ho che dire. Cioè, ho perso e ho Ho perso, perché io perso. sono andato di un classico, sì, per l'amor di Dio. Vado di Hamilton Khaki Field, che io per esempio lo reputo un everyday watch, ce l'ho anch'io, e ecco, Sì, magari in sì. questo caso anche con una maglia milanese può essere indossato come orologio tutti i giorni. Certo, non permette di fare queste immersioni o granché, però davvero ragazzi, scusate, veramente sono entrato in difficoltà. Ripeto, avrei messo tranquillamente un vintage, anche un Longines, magari con delle forme calatraveggianti, o è un Tissot PRX, ecco, questa mi sarebbe anche piaciuta, però non volevo sempre parlare degli stessi orologi, quindi sono andato anche qui su un Khaki Field, che è un pezzo di storia, perché è un pezzo di Mi storia. Ho sta, preso mi sta quasi dispiacendo, Ross, non e fare così, davvero. mi hai buttato KO, veramente, proprio, cioè, No, ne esco distrutto. allora, devo sicuramente dire, senza volermi ergere a grande esperto che non sono assolutamente, che un minimo di esperienza in più Beh, sì. sicuramente mi ha aiutato, ma non esperienza tecnica, esperienza proprio di aver collezionato, guardato, conosciuto tanti modelli, aver fatto esperienza per esempio sugli Zenith vintage, quindi avevo sicuramente le idee un po' più chiare. Mi rendo conto che 1000 euro comprare 4 orologi, 5 orologi è molto difficoltoso, anche perché i prezzi stanno aumentando tantissimo anche per i meno blasonati. Sì, Ale, sono davvero d'accordo. Io ho anche il quarto. Vai, Forse vai. sforiamo di qualche euro, però ho anche il quarto, un altro vintage, peraltro secondo me molto molto apprezzabile dal punto di vista storico, anche più della Maison odierna, che naturalmente è una Maison che sta semplicemente riscoprendo i fasti del passato. E parlo di Yema. In questo caso un orologio diver, un 200 metri se non ricordo male, comunque lo Yema Submarine, di cui abbiamo anche parlato in uno dei nostri precedenti video, un bellissimo vintage che si porta a casa veramente per una confezione di patatine del McDonald's, o quasi, credo che costino un po' di meno, però insomma Forse. trattando secondo me a 250 euro te lo danno, te lo lasciano, magari da revisionare, però insomma per me un orologio che in una collezione al low budget, ma che voglia avere un certo profilo storico, ci sta tutto. Un orologio che ha scritto la storia dell'orologeria subacquea. Ripeto, magari se siete interessati a conoscere la storia di Yema, ne abbiamo parlato appunto in un video in cui abbiamo ripercorso la storia, parliamo anche del Submarine. Tra l'altro Yema ci mandò un'email ringraziandoci, non so se ti ricordi. Sì, Ale, Sì, lo guardarono quel video. Insomma, secondo me come quarto orologio ci sta tutto, però ho un'alternativa. Ho scelto anche un'alternativa perché qualcuno sicuramente mi dirà sono tutti vintage, sono tutti pezzi di latta, sono tutti orologi che non si possono usare tutti i giorni. In parte è vero. Io Sì. personalmente vorrei comunque
una collezione di pezzi storici, quindi mi andrebbe benissimo. Però ho anche l'alternativa, una bellissima alternativa che tra l'altro mi piacerebbe provare appena possibile. Non so tu che cosa ne pensi, però come everyday, moderno e magari anche che sia una novità succulenta, no? da provare, appunto, io ci metto un Seiko GMT, un 5 Sport, calibro di manifattura, il primo GMT economico, possiamo dire, della storia, che tanti già stanno utilizzando, però io se devo scegliere me lo prendo Seiko. Tra l'altro con delle combinazioni di colori che mi piacciono molto. Non so se si riesce a prendere a 250 euro, ma se si riesce a prendere magari a 320 siamo fuori di 70-80 euro come budget dei 1000 euro, però insomma direi che c'è veramente un po' tutto, dal GMT al cronografo, all'orologio storico come il misterioso, fino all'elegante vintagino, lo Zenith, e siamo veramente in un budget che non pensavo neanche di riuscire a rispettare, almeno. No, devo dirti Ale, veramente collezione completa, complimenti perché hai fatto pure un qualcosa che è interessante, il crono, il Seagull è molto molto, mi piace davvero tanto, nonostante sia A un me orologio economico e come magari a volte ci descrivono che li distrattiamo, ma in realtà no, mi no, piace no, davvero tanto assolutamente. quell'orologio, Sì. esteticamente mi piace davvero, davvero tantissimo e anche tecnicamente ha la sua storia, quindi è molto Alla interessante. sua storia, ma anche alla sua storia militare, perché questo era il Sì, polso dei sì. piloti dell'aviazione cinese. Sì, sì, avevo letto qualcosa e mi ha intrigato davvero tanto. Probabilmente andrei più di vintage, però ovviamente se dobbiamo stare nei 1000 euro capisco la tua scelta di andare sul moderno. Comunque, Sì, guarda, sì, anch'io ho notato che ho un altro po' di budget, avrei un 150 euro, ma sforo di 50, diciamo, e vado anch'io di Seiko, anche perché mi sono sì. reso conto che più o meno, diciamo che ci avviciniamo a una parte della mia collezione, diciamo che il Seiko lo indosso davvero raramente, però non so se si vede questo Seiko qui, un Hamilton, vabbè, in questo caso abbiamo un Omega che è un po' più costoso di quello di prima, però comunque diciamo che si avvicina a livello stilistico, no? A questa collezione che ho presentato io, quindi comunque posso dirti, con questo qui ti dico, forse ti ho battuto, no scherzo, non mi hai battuto tu perché ci hai messo il Seagull che mi piace davvero tanto, ci avessi pensato prima l'avrei messa anch'io, ma onestamente pensavo costasse di più il moderno. E così diciamo che anch'io mi sono più o meno destreggiato l'elegante, ho l'everyday e poi ho l'orologio che mi mancava che era il diver secondo me, perché se tu vuoi fare un tuffo non avevo cosa mettermi davvero. Sì, in realtà poi c'è anche da dire che ci sarebbero anche tantissime altre possibilità, dai russi a qualche micro brand che avrei voluto inserire, però poi il budget è 1000 euro e bisogna pur fermarsi, quindi diciamo che le combinazioni per raggiungere un budget di 1000 euro che avevo trovato io in realtà sono diverse. Ci sono appunto i micro brand italiani e non, come Baltic, come Ichnos per chi apprezza il genere, come HTD naturalmente, anche se il budget non basta più, credo ormai, per un HTD, soprattutto da quando gli sono finiti gli Aquatic a listino. Le combinazioni sono tantissime, quindi se volete, anzi dovete nei commenti dirci qual è la vostra terna di orologi con un budget da 1000 euro e magari poi possiamo prendere spunto per qualche altro nuovo video, no? Perché a me è sempre capitato, non so a te, probabilmente anche a te e credo forse a tantissimi, da giovane collezionista di desiderare di spendere 1000 euro, che è un budget importante, già un budget importante per gli orologi, però abbastanza semplice da raggiungere un po' per tutti, anche per lo studente che magari cerca di risparmiare qualcosina, no? Che gli passano i genitori, come succedeva a me. E 1000 euro è il primo traguardo, secondo me, dove ci si chiede sempre: prendo un unico orologio oppure c'è veramente possibilità di iniziare a fare una collezione, magari di girare per mercatini? Perché c'è uno che gira per mercatini con 1000 euro può comprare un sacco di roba, tantissima roba bella. E quindi lo ritengo interessante, insomma, soprattutto tra i commenti, no? Capire quali sono le scelte di chi ci segue. Sì,
È un budget che permette, cioè penso che il primo budget, la prima soglia che permette di poter veramente costruire una collezione, perché penso che sotto i 1000 € inizia a essere un po' più complicato. Secondo me sotto i 1.000 € si inizia a comprare un orologio. Un orologio, esatto, ma costruire una collezione di 2-3 orologi inizia a essere un po' più complicato, perché ne prendi 3 da 320-330 € e ti fai una bella collezione. Io, come ho detto anche la scorsa live, preferisco piuttosto comprarne uno o aspettare e comprarne un altro, piuttosto che comprare qualcosina così. Per esempio questo Seiko io me lo sono trovato, mi ricordo se era un regalo, me lo sono trovato a casa praticamente, ma onestamente non l'avrei comprato, ecco. L'Hamilton sì, mi è stato anche regalato, ma l'avrei comprato volentieri perché è un orologio che indosso con piacere e mi piace, appunto, mi piace la storia, mi piace anche Beh, molto l'estetica. ricordo che l'Hamilton lo volevi, me ne Sì, io lo parlavi. stavo per comprare, sì, lo stavo per comprare e praticamente mi è stato regalato dopo un mesetto che già lo stavo cercando e stavo capendo come comprarlo. Però ecco, con 1000 € io probabilmente andrei o di un vintage, di un bel elegante vintage, perché si trovano belli eleganti vintage, o andrei di Sì, sì. Nomos, o andrei per esempio anche di Baltic MR01, HTD sì, fossero ancora al listino, magari riuscirei a trovare qualcosa e mettere anche qualcosa da parte, però Econoitra fa dei bellissimi orologi. sì, anche. Calamai Non però ricordo lì i iniziamo a prezzi. salire. Calamai però già inizia a essere un gradino un po' più su, però diciamo che con Va bene, 1000 ne € preferirei, parleremo comunque, ne esatto, parleremo. ne parleremo, ma comunque con 1000 € io, lo sai, preferisco comprare un bel pezzo che che mi rimane e che so che potrò indossare anche fra 50 anni, sperando di essere ancora qui, in maniera No, il problema secondo me, che mi sono posto, no, è che con 1.000 € non compri il pezzo top, o almeno è difficile trovare il pezzo top. Compri un ottimo orologio, per esempio un Tissot PRX Powermatic, compri un ottimo Longines usato, però, può essere, altrettanto interessante con 1.000 € comprare 3, 4 pezzi di storia, proprio per approcciare a un certo tipo di orologeria, cioè un'orologeria saporita, storica, un'orologeria da raccontare. Poi è chiaro, insomma, le scelte sono sì, soggettive e certo. magari un giorno vuoi fare una cosa e l'altro giorno ne vorresti fare un'altra. Però. È la vita del collezionismo, quindi comunque siamo abituati a questo, non È una tortura, è una ovviamente tutti vorremmo avere tutto, proprio tutto, però non non c'è si può, possibile non si ovviamente. può. Non si può, non si può. Detto questo, Ross, la nostra puntata oggi termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi, naturalmente. Se vi piacciono i nostri contenuti, iscrivetevi, è gratuito, ci aiutate tanto a crescere, a portare nuovi contenuti e ci vediamo in una prossima puntata qui su Talk, come sempre. Ciao e grazie. Ciao ragazzi.